Fantasy on Air. E siamo tornati qui in diretta a Radio Impronta Digitale con Fantasy on Air. Siamo qui a Lucca Comics and Games, il nostro secondo giorno di dirette streaming. Ci trovate sul nostro canale Twitch, ma potrete anche ritrovare tutte le varie interviste sul nostro canale YouTube, sui nostri canali YouTube, quindi su Radio Impronta Digitale e su Fantasy on Air, e poi ci potete seguire anche sui nostri canali social altri, ovvero Instagram, Facebook, Ricky Premi e Cotillon. Ragazzi, io sento la mia voce che un po' va, un po' viene, ma forse perché clippo, mi sento poco nella cuffia di sinistra, ma la smettiamo di lamentarci. Va bene, mi rispondo da solo e adesso avrò anche la goduria di poter parlare e tradurre dall'inglese, perché abbiamo un altro ospite straniero qui con noi. Viene dalla Gran Bretagna e anche dall'Irlanda, perché ha vissuto per un po' di tempo in Irlanda del Nord. Adesso si parlerà di fantasmi e siamo qui con AJ West. AJ. Hello. Thanks. Ciao, to you. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. It's nice to be here. It's so busy out there. Yeah. I get anxiety sometimes walking through here. I had about 6 panic attacks. Yeah, and go figure, this is not even, I mean, the day with the most amount of people in Lucca. Yeah. So the next days will So be not today. worse. This isn't even as busy as it gets. Yeah, this is kind of a good moment. It was much busier out there until I sat here, and then they just left. Yeah, because they have a lot of gadgets outside. They've all gone home. Yeah, that's the reason. A lot of it's the Funko Pop. gadgets. And I have some friends that are greeting now from outside. But I guess I have to translate a little bit this first part in English. So AJ ci stava dicendo che insomma è già molto è molto felicissimo di essere qui. Inizio a parlare in italiano con l'accento britannico, terribile. E mentre lui fa vedere la copertina del libro, e poi parleremo anche di questo perché la copertina ha un lato particolare che abbiamo saputo ieri al nostro Press Café. E vabbè ragazzi, ci stiamo proprio divertendo alla grande perché abbiamo fatto amicizia ieri. Comunque ci diceva che fuori c'era un sacco di gente, ha trovato un sacco di gente qui, e io ho detto guardate che non è neanche il momento più popoloso di Lucca. Voilà, rimettiamo il libro più o meno. Bella, Yeah. bella. Ah, you see. Now look. Have you said about the pictures in it? Yeah. Now look. Ooh, You see the pictures? fantastic. Isn't that beautiful? Yeah. I worked on these with an artist called Andy Goff. He worked on musical videos in the 1980s and 1990s. We sat together. We found lots of old-fashioned engravings and put them all together in little clues as to what is about to happen in each part of the book. Okay. So it's a little clue. You see what I'm saying? Yeah. So we this have tells you what's gonna multiple. I mean, artworks. Multiple artworks throughout it. Yes. So where's this one? Where's this and one? they hint what is happening. You see? Am I correct? Yeah. Okay. So as you can see, it's a happy book. It's about a tortoise that goes on holiday in Florida. No, it's a book about mortality. Yeah, of course. And ghosts, obviously. But it's also a book about a man called William Jackson Crawford. This is like shopping television, isn't it? It's Yeah. like QVC. Buy 1,000 of these, the price is about to drop. Okay. Okay. Let me just translate a little bit of the pieces. Oh, shut up. Just for no. I didn't want to stop too much. Just for a brief moment. Ok. Allora, lui ha detto intanto che appunto è qui per il suo libro, che è La Meccanica degli Spiriti, che dentro ha delle illustrazioni fighissime che sono state fatte da un artista. The name of the artist is Andy Goff. Andy Goff, e lui lavorava credo su cover Pop music like Take on me, No, take on really? me, take me on. and was That one. him to draw the video. You know the guy drawing? Seriously? He was That's one of the great. artists. Yeah. Ok, lui era uno degli artisti che ha lavorato al video di Take On Me. Se non conoscete il video di Take On Me, continuate a seguirci in streaming, ma andatevelo a vedere perché è un pezzo di cultura popolare fondamentale. E ha fatto le illustrazioni interne che, come avete visto, hanno lo stile
delle incisioni dei primi del Novecento, di fine Ottocento, perché il libro di A.J. West è ambientato in quel periodo e, come lui ha detto, è un libro, diciamo, è un libro molto allegro perché i disegni sono molto decorati. In realtà è una ghost story, ma è una storia che parla anche di un uomo che è William Crawford. William Crawford, the man of the moment. Okay, so how did you discover the identity of William Crawford? Because he was an existing person. Yes, he was a real guy. He lived in the early 1900s, and his story really begins just after the sinking of the Titanic and just before the start of the First World War. I was working as a BBC newsreader in Northern Ireland at the time, and I was reading Harry Houdini's diary. It's called A Magician Among the Spirits, and it's his account of traveling all over the world and debunking false spirit mediums. And William is mentioned in that. Ok, allora praticamente lui ha scoperto l'esistenza di William Crawford, che è stato un personaggio realmente esistito, e la sua storia è praticamente contemporanea all'affondamento del Titanic e fino alla prima guerra mondiale, e fondamentalmente lui ha scoperto l'esistenza di questo personaggio riscoprendo la biografia, alcuni passaggi della vita di Houdini, e veniva citato come una persona che andava a fare debunking sui casi di spiritismo e occultismo, quindi qualcosa che oggi potremmo pensare vicina al lavoro del CICAP o di Massimo Polidori, che in Italia è appunto un ricercatore molto famoso in questo ambito. We have an Italian researcher who does debunking on this kind of stories, like, I mean, paranormal stories, and he has a YouTube channel in Italy, and he's very followed, and his name is Massimo Polidori. Massimo Polidori. And I mean the I need to check him Polidori. out. I mean it's I mean historical, the cabinet. I mean of Curiosities. right. Right. And Dr. Polidori, kind of. I don't remember if it's now. I love cabinets of curiosities. So it's and Cabinet of Curiosity is in the same period of. Historical period, absolutely. He's someone I should check out. I was very lucky. Have you heard of Darren Brown? No. Darren Brown. He's probably the world's best known kind of debunker. Okay. He's a magician. He plays mind games. He reads people's minds. He tells the future. He's an extraordinary guy. And I was lucky enough to be invited to have lunch with him. And he took interest in this story and told me some of the tricks that spirit mediums still play. Ok, lui di rimando mi ha suggerito il nome di Darren Brown, che è uno dei debunker più famosi al mondo, è un illusionista e si diverte in qualche modo a far scoprire appunto cosa c'è di reale nel millantare una magia che non c'è, e lui ha avuto la fortuna di partecipare a una cena con lui in cui gli ha insegnato anche alcuni trucchi che funzionano ancora. So are you playing some Jedi mind trick on me? you Yes, I'm not really here. Okay. I'm actually having lunch next door. I've just sent a general waft of myself. Okay. And it's A also smell. I'm like a visual smell. Yeah, and we can also transmit it through I mean the streaming. There We are- can there stream are- your image. Yes, it's a myth, that vampires can't be seen. I am here. I will bite any handsome man on the neck, and I'm not even a vampire. It's just a hobby. I'll tell you one trick that spirit mediums do play. Okay. I can't do it because I'm not very good. I don't know if you need to translate this. Yeah, thank you. Ok, lui ha detto che in realtà non sono davvero qui. Gli ho chiesto se farà un trucco Jedi, un trucco mentale Jedi. Mi fa: no, io non sono veramente qui, in realtà sono da tutta un'altra parte della mostra, ma sto proiettando la mia immagine qui. Ed è un mito che i vampiri non possono essere ripresi. In realtà lui può farlo, e appunto poi forse ci farà un
un trucco di magia, ci insegnerà un trucco che fanno di solito gli occultisti. You see, that's actually my hand moving that bottle. Okay, I see it. That's not a ghost. It's not a ghost. No, that's my hand. Yeah. You see? Okay. William's standing behind us. William Jackson Crawford. Okay. Can you feel him? Yeah, I feel it. Mind readers and spirit mediums, they'll use something called, have you heard of the Barnum technique? Okay. Okay. Barnum technique. No, okay. It's basically where I will say to you something that feels personal to you. Yeah. But it's just a general thing. Yeah. Because most people are actually the same. So they'll say something like, Lucca is coming through from the other side, and he says, you got a big worry about money at the moment, and there's something, it's causing you like a physical pain, it's a physical pain, you're worrying about physical pain. Of course, everyone is worrying about something. Everyone has a physical pain at some point. But because we're so wrapped up in ourselves, we think it's personal. And the more you do that, the more convinced you are that there's a ghost there. That's just one simple thing that people do called the Barnum technique. Okay. Could you spell it? Sure, it's Barnum. Okay. Barnum. Like Barnum from Okay, The Greatest Showman. Ok, praticamente mi ha spiegato uno dei trucchi che di solito fanno gli occultisti, iniziano insomma a cercare di creare un po' l'atmosfera, facendoti un po' sentire l'atmosfera speciale degli spiriti, e poi fanno delle domande su questioni generali che magari tu puoi sentire più facilmente al momento. Per dire, magari sei in giro qua a Lucca, chiaramente tra dover fare lo shopping eccetera, e allora dici, ma forse tu sei un po' preoccupato per i tuoi soldi, la senti proprio come una reazione fisica, un dolore fisico, e questa cosa insomma in realtà è estremamente generale, ma creando l'atmosfera viene sentita come molto personale, viene usata come un espediente di occultismo, e si chiama la tecnica Barnum, come appunto il nome del tour, del circo e così via. And so I also asked to you that you have a huge, amount of information of this historical period, but you told me that the literary ghost you're most afraid of is Arthur Conan Doyle, because you're very respectful to him. Yes. Well, respectful to him, but also it's like being on a train platform, isn't it? I'm very respectful to him, not necessarily because I believe in his ghost. I'm respectful to him because there are a lot of people who are expert in his life. And if you get something wrong, they will tell you. Ok, lui ha detto sì, ok, tra i fantasmi che io ho scoperto, che insomma letterari, gli ho detto magari sei hai un po' di timore per certi versi reverenziale, Arthur Conan Doyle, ma perché lui mi spiegava, certo, ma perché c'è tantissima gente che è molto esperta di Arthur Conan Doyle, e quindi fondamentalmente se tu sbagli qualcosa loro sicuramente te lo segnalano, quindi aveva paura, voleva comunque essere rispettoso e dire le cose giuste su di lui. He's such a complex, fascinating man. That you have to get it right. And it was the same with Harry Houdini and the same with William Jackson Crawford and his experiments. I didn't want anyone to say, you've written this without respecting them. Sì, praticamente fondamentalmente è una figura così complessa che voleva assolutamente far sì che appunto i lettori cioè, lui voleva essere rispettoso di questa figura anche nei confronti del lettore. Complex because he has a lot of contrast. He's a kind of man of science through this deduction process of Sherlock Holmes, but he believed in ghosts and the supernatural at all. So yeah, he believed, and of course he had a falling out with Harry Houdini, who he admired and respected, but at the same time reviled. He was angry at him. Harry Houdini said, Arthur Conan Doyle went to see Harry Houdini do a play. Yeah.
he went to see Harry Houdini perform, and Harry Houdini had a wall of bricks built in the middle of the stage, and he was on this side of the wall, and then he passed through the bricks and then out the other side of the wall. And Conan Doyle said to him afterwards, "It's magic. You're not a magician. It's magic, and magic is real. And you need to admit to me now, you have supernatural powers." Ok, praticamente diceva che sostanzialmente, perché io ho detto perché Arthur Conan Doyle era una figura molto complessa, perché aveva creato il metodo di deduzione di Sherlock Holmes, così fondato insomma sull'approccio scientifico, ma allo stesso tempo credeva tantissimo nell'occultismo. Lui diceva sì, perché Arthur Conan Doyle era stato invitato a vedere gli spettacoli di Harry Houdini, e Houdini faceva passare attraverso una barriera dei blocchi, e per Arthur Conan Doyle lui disse a Houdini: ok, tu sei un mago, questa è magia e tu devi ammettere che hai dei superpoteri. What actually happened was there was a platform underneath the wall, and with a lever the platform dropped and Houdini was able to slip under the rug and then out to the other side. Ok, praticamente in realtà Houdini aveva una piattaforma che attraverso una leva faceva passare l'oggetto al di sotto dell'ostacolo e lo faceva riemergere, quindi non c'era assolutamente nessuna magia. And even though Harry Houdini told Conan Doyle that, and even though he showed him it, Arthur Conan Doyle still said, no, Harry Houdini, it is magic. And how can a guy who's capable of such extraordinary intelligence in his books be so willfully gullible? That I find fascinating. It's the Clark Kent problem, I mean. It's impossible for Clark Kent to be Superman because he just have the glasses, you know. Allora, diceva che praticamente Houdini fece vedere il meccanismo, il trucco ad Arthur Conan Doyle, ma nonostante questo Conan Doyle era assolutamente convinto che lo stesse prendendo in giro, che in realtà questa cosa fosse per forza magia, che il trucco non fosse vero, e quindi appunto lui era totalmente contrastante su questo. Io ho detto, beh, è un po' il paradosso di Superman, per cui Clark Kent non può essere Superman perché ha gli occhiali, e nessuno crederebbe mai che il giornalista timido possa essere il supereroe. Ok, the period is very complex because they have a lot of very interesting historical figures and a lot of interesting historical facts. And by the way, there is also another interesting character, which is the medium, the woman that communicates with the ghost and also receives medical inspections, I guess, from William Jackson. This is a very, I mean, a little bit tricky and but important aspect to about this figure, a little bit dark, I mean. Yeah, I'll answer this bit by bit so you can translate easily, making your life difficult. But yeah, you have here a very, very complex issue for modern society to understand. Ok, allora William Golding in realtà ho detto che era un periodo molto complesso storicamente, complesso sia per i personaggi che per i temi, e c'era un personaggio importante che è quello della medium che mette William a contatto con gli spiriti e lo introduce. Could you just repeat your last sentence? It's difficult for modern people in our age to understand why someone would behave the way they did. Ok, appunto William fece delle ispezioni mediche sulla medium insieme a, credo, sua moglie, poi vedremo, ed è un po' difficile capire come, per noi oggi, capire come in quel tempo le persone stessero ragionando. Chiaramente questo fatto di avere delle ispezioni sul corpo della donna ad oggi è visto in modo problematico, in quel periodo no, e appunto you can just continue. So yeah, you have a man in his 30s and a girl in her, she's 16, and he is investigating her body to find out whether
There is anything concealed in her body, so strips of material or lengths of twine that would allow her to create these spiritual ghosts, these manifestations. Ok, quindi avevamo William che aveva più o meno, insomma, era nella sua trentina, mentre la medium era una ragazza di 16 anni e lui faceva delle ispezioni sul suo corpo per capire se nascondesse magari dei fili, delle strisce di tessuto, qualunque cosa che potesse dare l'idea che ci potesse essere uno spirito. And, you know, it was difficult when I was writing these scenes to make sure that I was showing the reader that the person, the author, isn't approving of what's happening. Indeed, I use what William was doing as a way to show that he'd lost a sense of dignity and a sense of his own principles. And that's a lot of what the book is about, actually, is a man deconstructing and ruining himself through his pursuit of a mad dream, if I can put it that way. Ok, e quindi per lui era anche importante raccontare quanto William attraverso questi comportamenti ossessivi e anche sbagliati stesse distruggendo anche se stesso moralmente ed eticamente pur di perseguire il suo sogno in qualche modo, che era quello di svelare assolutamente il trucco dietro allo spiritismo. And so that's why I call it a kind of upside down feminist novel. It's talking about power between the man and the woman. She has power over him as well. And as the reader and as the writer, you're wondering who's abusing whose trust here, actually. And maybe there's an element of both. I find that a very modern question as well. Is it all this person, or is there some responsibility here? Is no one guilty? Is everyone guilty? I think that's something we're asking ourselves today. Ok, lui diceva che appunto c'è una chiave di lettura doppia a livello di femminismo che va in entrambi i sensi, perché effettivamente noi abbiamo un uomo che stava facendo delle molestie su una ragazzina, ma allo stesso tempo lei aveva un potere su di lui nel affrontare il fatto che appunto lei avesse questo dono dello spiritismo, e quindi nel trattare questa cosa c'è appunto questa ambiguità di potere, che è un tema molto forte e fondamentale per poi l'atmosfera e il racconto del romanzo. It's a mix of both, because of course, you know, we can see why it's wrong for William to be carrying out these investigations. At the same time, my conclusion, and I can't be certain, is that William was on the spectrum, that he was neurodivergent, and he didn't carry out investigations himself of Kathleen's private parts. He had his wife do that for him. But he was a very, very intelligent man, but he was socially very awkward, and everyone who knew him described him as being socially quite difficult. And so it's hard to work out where the real William was from a modern point of view. Sorry, I don't know quite. It's difficult to translate, isn't it? But no, I can get it. And il punto era che per lui era importante raccontare William come un personaggio complesso dal punto di vista di una chiave di lettura morale, perché si sospetta che lui avesse anche uno spettro autistico, quindi lui non faceva ispezioni intime sulla ragazza, sulla medium, ma le lasciava fare a sua moglie. Però, per quanto fosse una persona estremamente intelligente, aveva il grosso problema di non avere una spiccata intelligenza sociale, quindi le persone intorno a lui raccontavano di quanto fosse effettivamente difficile come persona, è difficile avere a che fare con lui, quindi è una figura sfaccettata, e la chiave di lettura è un po'
morale soprattutto, e il giudizio morale è difficile da dare su questa persona, e per lui era importante raccontarla in modo appunto sfumato e più ampio e non stereotipato. You're doing ever so well. Grazie. Congratulations. I mean, it's amazing. I guess this is the best translation I ever did in my life, probably. Honestly, I must say to all of your viewers and to you, I'm very sorry to be another English person who speaks no language. I think it's embarrassing, really. I wish I learnt ein bisschen auf Deutsch in school, a bit, and a bit of French, but no Italian, and I wish now I had. But go figure that one of our DJ speaker now lives she lived in London. Now she's not next to. It's just in a town next to London, I guess. Ci sta sentendo in questo momento. And she's listening to us now on streaming. Her name is Laura. Hello, Laura. Allora. Allora. Is that what you call her? Allora, Laura. And she teaches Italian to British people. So. Are you saying I should get lessons with Laura? We will send you her contact, so we could stream that live and call it Lessons with Laura. Yeah, it will be great. I'm up for it. I'm there. I'll do it. Anyway, the excuse is that you are speaking a very good English, so it's okay to me to translate. So you are helping me with your real original language. Thank you. Speaking a very good way. It's a complex story to talk about. There are so many themes there, and I was frightened when it was published, actually, about what people would think about it. You know, would people understand what I'm trying to do? William Jackson Crawford is what we would call an anti-hero. You know, like Dr. Frankenstein or Jekyll and Hyde or Dorian Gray. They're not your best friend, and they're not supposed to be. They're difficult, gritty characters. And I think, personally, that's my favourite Gothic character, is someone who's maybe got a shadowy character to them. Ok, vabbè, intanto abbiamo avuto un piccolo siparietto perché lui mi ha fatto i complimenti perché sto riuscendo a tradurre dei concetti abbastanza È vero, difficili. te li facciamo anche noi dalla regia. E io vi ringrazio, per me, cioè io sto andando più che posso e sto dando tutto quello che ho, ma neanch'io probabilmente ci credo, forse in realtà è lo spirito di William Jackson che mi sta aiutando. No, abbiamo chiacchierato sul fatto che appunto Laura, la nostra DJ storica di Fantasy On Air, che vive in UK e ci sta seguendo in questo momento, l'abbiamo salutata, insegna italiano agli inglesi. Lui diceva: io mi scuso perché come molti inglesi conosco una sola lingua, la mia, e quindi non parlo altro. Io ho detto: guarda, però tu stai parlando un inglese molto, molto approcciabile, quindi mi stai facilitando il lavoro. E stavamo parlando della figura di William come personaggio di un romanzo gotico. Lui diceva: ok, io amo i personaggi come Frankenstein, come tanti altri personaggi del romanzo gotico, che hanno una certa ambiguità, un lato un po' in ombra, per cui per loro cioè avere un lato un po' ombroso, a Torino forse direi lombroso, ci potrebbe anche stare, ma questa è nata così, e che in qualche modo sono dei personaggi più affascinanti. That's a bit Final Destination, isn't it? It's kind of. I feel like that's going to fall down any second and mince me. Yeah, we have a huge rotor. Abbiamo un grosso ventilatore sopra di noi. Lucca Comics and Rain. Sta creando l'atmosfera. Di Lucca Comics and Rain, perché sta piovendo tantissimo, forse addirittura si sente dal tetto, e quindi siamo un po' preoccupati che questo ventilatore che oscilla ci piova. I feel like addosso. I'm in a food blender. Sì, è un tritacarne, è un tritacarne. I'm like a nut in a food blender about to be hit. Yeah. It will be the story of the next novel. So the final destination of a crew of radio speaker in a comic book ceiling convention. Fan of death. Yeah. Yes. Or maybe we will be protected by William Jackson, I hope. He's fine. He'll swoop in. It's okay. I do sometimes think William is around. I don't believe in ghosts. I would love to see one. But there was one time I was in
the library where I write, which is 200 years old, London Library. Charles Dickens used to be on the board, in charge of it. And Bram Stoker wrote Dracula there, where I write my books. He wrote Dracula in that library. Anyway, I tripped over and I saw William's books in front of me. Out of 1 million books, William's books were there that he wrote in real life. What are the chances of that? And there are little things that happen all the time that I think sometimes that's weird. Ok, lui ha detto praticamente, abbiamo scherzato sul fatto che abbiamo questo ventilatore, ho detto ma magari c'è lo spirito di William Jackson che ci protegge e quindi la sfangheremo. E lui fa sì, io non credo nei fantasmi, però una volta in qualche modo ho avuto un'esperienza un po' particolare perché ero in questa antichissima biblioteca di Londra, antica al punto che la guidava Charles Dickens, per dire, insomma, e Bram Stoker ha scritto Dracula in quelle pareti e lui ha detto tra milioni di libri che c'erano, vabbè, milioni non lo so, migliaia di sicuro, lui è riuscito a identificare con uno sguardo subito i libri di William Jackson. Dice ma in quante possibilità avrei potuto avere? Quindi forse è stato davvero lo spirito di William che ha voluto fare questa cosa. Yeah, it's and I think in a way it's like he wants his story to be told. I found his unmarked grave in a cemetery just outside Belfast because he took his own life. They didn't give him a grave. That was Interesting. We didn't spoke about it during the press cafe. How did you discover the tomb? I got in touch with his family. Okay. And together we had to ask the local authority, the local government, where is his grave? And it took them months. And eventually they finally came back and say, we found it. And to go and stand where that grave is was really... I cried. I shed tears. It was very powerful. And then on top of that, they'd arranged to have a gravestone made for him. So for the first time in 100 years, he now has a gravestone. And on the because he didn't have. He had no... because if you kill yourself in those days, no gravestone for you. You've committed a sin. You're a sinner. Yeah, of course. I mean, how cruel. How horribly cruel. And they pulled the shroud back off the gravestone that they laid. The family did. And at the bottom it reads, his story is told in The Spirit Engineer by A.J. West on his gravestone. And I just lost it. I was just like... Ok, allora la storia di William è stata poi molto anche complessa da ricostruire. Lui da giornalista ha fatto un grande lavoro di ricerca. William si tolse la vita e in quel periodo quando tu commettevi un suicidio non ti seppellivano con una lapide perché commettevi un peccato, quindi fondamentalmente eri una persona da dimenticare. E così insieme alla famiglia di William, AJ è riuscito, chiedendo appunto al governo e chiedendo loro di fare delle ricerche sui record, sono riusciti a trovare la sua tomba e AJ è andato con la famiglia di Jackson sul posto ed è stato un momento estremamente commovente ed emotivamente molto forte, anche perché poi finalmente sono riusciti a dare una degna lapide che desse dignità al corpo di questa persona, e su questa persona, cioè su questa lapide c'è scritto la sua vera storia raccontata nella Macchina degli Spiriti, appunto nel libro di AJ, e che insomma questa cosa l'ha fatto piangere tantissimo. Okay, AJ, we just chatted a lot, and I'm so very happy about this. But I have some evil technicians behind the table that tells me that other guests are coming. And like the winter, but this is another book. Winter is coming. And winter is coming. Yeah. And so I would like just to remember if you have some other
events here. I guess they can find you at the Neri Pozza stand to write, signing the books. And Yes. What else? Yep. Come and find me at the Neri Pozza stand. It'd be lovely to meet you. I've been really lucky while I've been here to meet people of all ages, all sizes, all genders, different neurotypical and neurodivergent and different sorts of people who have all enjoyed the book or are going to enjoy the book. And I've just been impressed by how much they all know about Gothic fiction, way more than I do. But it's really, for me, this is a dream come true being here. I mean that from the bottom of my heart. It's just the most wonderful experience I've had in my career, and I'm just enjoying every moment. Please come and say hello. I would be really happy to meet you. I honestly would. And by the way, I've just agreed film and TV rights for the book. Yeah, this is the Last big news. 24 hours. Last 24 hours. Film and TV rights. William is going to be on the screen. I don't know who's going to play him, but it's very exciting. So if you get a book signed and stamped today, then, you know, it'll be a really special moment for the book to exist in time, because it'll be just at the moment it starts its journey. Boom. Ok, allora, chiaramente io ho dei cattivissimi tecnici dall'altra parte del tavolo, perché io potrei fare qua una diretta di 7 ore chiacchierando con AJ, e io so che voi la guardereste e avreste tempo, vi scambiereste un po' il passaparola, guarda c'è AJ in streaming eccetera, ma abbiamo anche altri ospiti da accogliere, quindi insomma ho chiesto ad AJ dove lo potrete trovare ancora qui a Lucca Comics, e lui sarà allo stand di Neri Pozza a firmare le sue copie, e ci ha tenuto tantissimo a dire che è stato felicissimo di essere venuto qui a Lucca, di tutte le persone che ha incontrato, di ogni tipo e genere, uomini e donne, sessualità, spettro acustico, mamma mia, sto sbiellando anch'io, scusatemi, autistico, è difficile tradurre così se non sei abituato, se non è il tuo mestiere. E per lui è stato un momento veramente felice, sarà felice ancora di accogliervi se andrete allo stand, quindi per favore fategli questo favore, andate a salutarlo, a conoscerlo, perché ha scoperto davvero quanto le persone amano le storie gotiche, e soprattutto la big news è che ha firmato i diritti per fare una serie TV, da quello che ho capito. The TV series or it's a movie? They wanted it to be a TV series. They're now saying maybe a film is better. They're working it out. What's best for the people with the money. Ci stanno lavorando per capire se sarà o un film o una serie TV. Però l'idea è andate a trovarlo in stand, andate a prendere il libro, perché questo sarà il momento in cui voi potrete dire, quando la serie sarà uscita e sarà fichissima, io l'avevo visto prima e l'avevo letto prima, ragazzi. So arrivederci from me and William. Arrivederci AJ, e grazie per essere stato qui. Thank you to be here. No, thank you. You've been It was a wonderful. blast. Thank you. Ciao, restate qui Ciao. su Radio Impronta Digitale. Se cambiate streaming siete dei fantasmi.